Ciao, sono Tiziano Zanotti, eccoci al video numero 7 della serie Bass Insight. Nel quinto episodio ti avevo mostrato come accompagnare su una struttura verticale, cioè un brano formato da accordi che cambiano. Oggi invece vediamo l'altro caso, cioè come creare un groove efficace su una struttura orizzontale, una struttura basata su un unico accordo che si ripete per molte battute. Ovviamente la logica di lavoro è sempre la stessa. In base alla mia esperienza, suonare il basso senza avere chiarezza su concetti come le scale, arpeggi o la struttura armonica di un brano è molto limitante. Se non conosci questi elementi, difficilmente riuscirai a improvvisare, a variare una linea di basso senza rischiare di perderti o suonare note fuori contesto. Ecco perché nel bassista contemporaneo online teoria e pratica procedono sempre parallelamente. Proprio per darti questa sicurezza che ti permette di suonare perfettamente rilassato. Nel video che inizierà dopo questa breve presentazione, sempre dalla lezione 16 del volume 1, il volume 1 è sempre questo giallo, si parte da una linea di basso scritta, da usare come spunto per creare variazioni e improvvisazioni su un solo accordo. In questo caso siamo in Do minore, puoi utilizzare le note della scala, evidenziare le note delle triade o inserire cromatismi e sviluppare così un giro di basso vario ed efficace. Un punto fondamentale che voglio sottolineare è il concetto di resistenza. Per accompagnare in modo convincente non basta ripetere una linea 2 o 3 volte, devi riuscire a mantenerla costante per diversi minuti, senza cali di concentrazione né difficoltà fisiche. Questa capacità di tenere il groove per un periodo di tempo prolungato è una caratteristica che non può mancare in nessun bassista. Fa parte dell'atteggiamento che io definisco professionale, che non vuol dire essere per forza professionisti. La professionalità è prima di tutto un atteggiamento nei confronti della musica e degli altri musicisti, che ti permette di suonare bene con chiunque, anche in contesti semplici come una prova tra amici. Per questo, anche nel corso online, le basi su cui suoniamo hanno una durata media di diversi minuti. Ti aiutano ad allenare non solo le mani, ma anche la resistenza mentale necessaria per mantenere un groove stabile. Adesso prendi il basso e segui il video. Prima ripeti la linea così com'è, almeno 4-5 volte, e poi prova ad aggiungere le tue variazioni. Se vuoi approfondire questo lavoro con un percorso completo e progressivo, iscriviti al Bassista Contemporaneo Online, dove ho condensato decenni di esperienza nell'insegnamento. Trovi tutte le informazioni nella descrizione qui sotto. E naturalmente iscriviti al canale e se vuoi anche al gruppo Facebook Bassista Contemporaneo per restare aggiornato su tutte le novità. Ciao! Lezione 16 di pagina 124, I, teoria, strutture armoniche. Questa è la terza parte. La terza parte guardiamo un esempio, qui il 4,15, di linea di struttura orizzontale. Orizzontale, come abbiamo già detto, praticamente è basato su un unico accordo che dura per molte battute. Questo sono 16 volte il giro, quindi sono 32 battute, tutto di Do minore. Do minore in questo caso vuol dire che l'accordo sarà Do minore. Do, Mi bemolle, Sol, Si bemolle, preso dove ci pare, Do, Mi bemolle, Sol, Si bemolle, Do, Mi bemolle, Sol, Si bemolle, ma anche la scala di Do minore, Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La bemolle, Si bemolle, Do. Infatti in chiave ci sono i 3 bemolli tipici di Do minore o Mi bemolle maggiore, in questo caso lavoriamo sulla scala di Do minore. Allora andiamo a vedere come funziona la linea. La linea è Do, Do, Sol, 1, Do, 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 Mi, Fa, Mi, Do, Do, Sol, 1, Fa, Sol, Si, Do, Si, Sol, Fa, Do, Do, Sol. È molto facile, chiaramente la base non è lentissima, quindi sarà piuttosto veloce, un funky piuttosto velocino. Ripetiamo questo giro 4 volte, poi nelle altre faccio delle piccole varianti usando note della scala.
Ok, adesso fallo tu, ripeti, prendi, quindi hai visto, stiamo lavorando, essendo una struttura orizzontale, stiamo lavorando su un unico accordo e quindi posso usare più facilmente le note della scala di Do minore in questo caso. Ripetilo tutto, suona quindi quella linea come scritta almeno 4 volte, che vuol dire che ti sciogli bene le dita, poi comincia a fare tu delle improvvisazioni su questa linea, su questa armonia. Ok, ci vediamo al prossimo video dove andiamo a vedere un'altra struttura orizzontale. Al prossimo video, ciao!